Se pensate che questo mini computer sia già piccolo, e di fatto lo è, guardate la differenza rispetto al mio cellulare, sicuramente non ci crederete al nuovo mini computer della Gcon che è ancora più piccolo. Hanno fatto un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la riduzione delle dimensioni, senza però rinunciare alle prestazioni. Il suo nome è Gcon Air 12 N150. 150 come il processore che è stato inserito, il nuovissimo e aggiornato Intel Twin Lake N150. Dotato di RAM SODI DDR5 fino a 16 GB e per quanto riguarda lo spazio di archiviazione possiamo arrivare addirittura a 2 TB di memoria. Come scheda grafica abbiamo l'Intel Ultra HD e il suo prezzo di lancio è inferiore ai 250 euro, che per queste caratteristiche e le sue dimensioni è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ovviamente è dotato di LAN e di 3000 slot sia tipo C che USB di tipo A, che dopo andremo a analizzare, e se alla fine del video sarete interessati a questo fantastico Gcon Air 12 N150 vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Ma ora, bando alle ciance, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con la recensione. Per quanto riguarda la dotazione base, all'interno del box, oltre al nostro mini computer, trovate il manuale di installazione, una busta con i link di tutti i social della Gcon, un'utilissima staffa in metallo con le relativi viti se per caso lo volete fissare direttamente dietro al monitor. L'alimentatore dotato di spina italiana per cui non avrete bisogno dell'adattatore e come ciliegina finale è stato anche inserito un utilissimo cavo HDMI. Per quanto mi riguarda è veramente un'ottima e completa dotazione base. Per quanto riguarda il case, adoro tantissimo questo stile minimalista e sono rimasto anche piacevolmente sorpreso dalla quantità di griglie di dissipazione, praticamente presenti su 3 dei 4 lati. Queste sono quelle più importanti. Per quanto riguarda gli slot, abbiamo lo slot dell'alimentatore, una mini DisplayPort 1.4, il cavo LAN se lo volete cablare, 2 porte USB 3.2 di seconda generazione, una porta tipo C e l'HDMI. Lateralmente abbiamo anche un lettore SD. Nella parte frontale invece troviamo il tasto d'accensione, il jack 3.5 per le cuffie e altre 2 porte, una USB di tipo C e l'altra 3.2 di tipo A. Per quanto riguarda le dimensioni abbiamo 11 cm di larghezza e 11 di lunghezza, un'altezza di 3,4 cm per un peso totale di circa 450 grammi. Nella parte sotto del telaio sono presenti queste 4 viti con dei gommini che servono ad aumentare il grip se per caso lo appoggiate sopra la scrivania e una volta svitate vi permetteranno di andare all'interno del mini computer. Lo andiamo ad aprire insieme, così vi mostro da vicino anche la struttura interna di questo mini computerino. Procedura molto semplice che si riesce a fare in meno di 20 secondi. Ed ecco qua il cuore pulsante di questo mini computer. Guardate che spettacolo! Qui c'è la nostra SSD da 512 GB e qua troviamo le nostre bellissime DDR5. Non ci sono parti traballanti né cigolii e se volete fare un upgrade di SSD vi basterà svitare questa vitina e potete inserirne una fino a 2 TB di memoria. Adesso lo vado a rimontare e poi procediamo con il test. Ho già installato il nostro fantastico Gcon, beccatevi che bella la postazione, super luminosa, e ora siamo pronti per il test sia per la CPU che per la GPU. Andiamo a vedere il punteggio del test della CPU e della GPU, ricordando ovviamente che questo è un mini computer di fascia economica. Per quanto riguarda la GPU abbiamo ottenuto 1259 come punteggio nel single core e 3159 per quanto riguarda il punteggio multicore. E ora andiamo a testare anche la GPU. Qui le prestazioni saranno un pelo più basse perché la scheda grafica ovviamente non è il punto di forza di questo computer, però sono comunque curioso di vedere il risultato. Come GPU su Geekbench 6 abbiamo ottenuto un punteggio di 4345 e ora andiamo a aprire 3D Mark, uno dei programmi che utilizzo di più per testare sia i mini computer ma anche i computer da gaming. Come test ho selezionato la demo di Night Raid. Allora, come inizio promette abbastanza bene, non sto riscontrando grossi lag o rallentamenti e non me l'aspettavo per un computer di questa fascia di prezzo. Vediamo adesso anche nel momento di scontro, ma non mi sembra anche in questo caso di vedere grossi difetti e nel mentre che procediamo con questo bellissimo benchmark vi elenco anche in maniera approfondita tutte le caratteristiche di questo mini computer. Abbiamo un wifi di 6ª generazione per cui è abbastanza rapido sia per navigare che
anche per andare in streaming, Bluetooth 5.2 e come sistema operativo Windows 11 Pro. Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, oltre ad avere tantissime griglie di dissipazione, come avete visto nella clip precedente, è presente all'interno anche una doppia ventola di raffreddamento con tubo di rame, veramente perfetta per ridurre la temperatura, e dopo andremo a sentire il nostro mini computer alla fine di tutti i test. Guardate anche questa scena, come sono perfettamente rappresentate le esplosioni, e devo dire che questa GPU Ultra HD, nonostante sia una scheda grafica molto basic, si sta difendendo per il momento alla grande. Ed ecco qua la scheda con i risultati. Per quanto riguarda il Night Raid Score abbiamo ottenuto un punteggio di 5055. Nonostante tutti i test molto aggressivi che gli ho fatto fare, la temperatura non è andata oltre i 60-62 gradi. E parlando di navigazione, vi dico che all'interno di questo gioiellino è presente un'antenna Wi-Fi 3D, così da avere una navigazione estremamente stabile e costante. E ora, per finire in bellezza questa recensione, andiamo a fare anche un test gaming. Come gioco ho scelto Asphalt Nitro, dato che sono un patito dei giochi di macchine. Andiamo a fare questo super saltone, beccatevi questo avvitamento in aria. Non sto riscontrando grossi lag. Adesso vado a mettere anche il super NOS e a derapare, e mentre guido torniamo però alle informazioni tecniche di questo computer. Vi informo anche che per quanto riguarda l'efficienza energetica abbiamo un Therman Design Power di soli 6 watt, e con meno calore generato durante l'utilizzo si ottiene un funzionamento molto più stabile senza avere un deficit delle prestazioni, anche se guardate una serie TV, un film o ci giocate per più di 5-6 ore consecutive. Netto miglioramento rispetto al modello precedente, che montava l'N100 invece di questo nuovo N150. E dopo aver svolto i test in benchmark e anche il test gaming, andiamo a sentire la temperatura. Mamma mia, è incredibile! Pensavo fosse bollente, essendo un mini computer di fascia economica che ho stressato al massimo con dei test che normalmente vengono retti da computer più performanti. Merito di questo super sistema di dissipazione. Se per caso lo acquisterete e avete un altro mini computer, mi raccomando, fate il test con la mano per vedere quanto questo modello riscaldi meno rispetto alla concorrenza. Vado a avvicinare il microfono al mini computer, adesso provo a non parlare. Sentite quanto è silenzioso, per cui vi posso confermare che i 3 punti di forza in cui viene lanciato, sia il prezzo, la luminosità e il raffreddamento, per quanto mi riguarda sono stati verificati e approvati al 100%. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. E prima di salutarvi vi ricordo che se siete interessati a questo bellissimo mini computer, vi ho lasciato il link diretto e tutta la sua scheda tecnica sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Da Luca Tacchi e da questo bellissimo Geekon Air 12 è proprio tutto, vi saluto e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!